Benvenuti su un altro episodio del podcast Democracy Innovators. Diamo il benvenuto a Massimo Bugani, che è tra i fondatori, che è stato tra i fondatori della piattaforma Rousseau. Salve a tutti. Vabbè, innanzitutto volevo ringraziarti per il tuo tempo Grazie a voi, ci mancherebbe. e ho, diciamo, diverse domande riguardo a questa, diciamo, a quello che ormai di quanti anni fa si parla di... La piattaforma come proprio piattaforma Rousseau è il 2016, poche settimane dopo la morte di Gian Roberto Casaleggio l'abbiamo pubblicata. Ehm, E poi siamo andati avanti fino a tutto il 2021, eh, quando poi sì, Conte e il Movimento 5 Stelle hanno deciso di non utilizzarla più. E prima mi dicevi che, diciamo, la tua parte non era quella legata come dire, al funzionamento tecnico, Sì, ma più una parte, non so, più politica, non so come sì. descriveresti. Sì, io divento socio di Davide Casaleggio dopo aver collaborato per anni con entrambi, con Gian Roberto e con Davide, e nella costruzione della piattaforma Rousseau, il mio ruolo di socio nell'associazione era quello fondamentalmente di dare suggerimenti, indicazione per quella che poteva essere l'utilità politica della piattaforma, di la promozione stessa della piattaforma, spiegarla a tutti i componenti del Movimento 5 Stelle di allora, farmi capire l'importanza, l'efficienza e la necessità di utilizzarla. E poi appunto quello che era l'impianto, quindi insieme a Davide Casaleggio, c'era David Correlli, e iniziamo a pensare a come costruirla dal punto di vista eh, learning, di fare scuola per i nuovi consiglieri che magari non avevano alcuna esperienza politica nei comuni, nei quartieri, poi lo sharing, delle buone pratiche sia raccolte da paesi esteri o da comuni dove magari non c'erano membri dei 5 Stelle, oppure condivisione di atti prodotti dai 5 Stelle per semplificare il lavoro di altri che potevano copiare un lavoro già fatto e declinarlo solo per il proprio comune. Le call to action, quindi come invitare le persone a fare attività, organizzarsi sul territorio. Poi invece c'era la parte di votazioni su tematiche, la parte di proposte di legge, e invece quella delle votazioni, degli iscritti, quella non competeva a me, però era parte fondamentale perché ovviamente su quella piattaforma si concentrava l'attività politica del Movimento 5 Stelle e comunque veniva ingaggiata in tutti i momenti più importanti, quindi c'era una vita della piattaforma, diciamo, a giri costanti durante tutto l'anno, che forniva comunque supporto politico a una forza politica che non aveva sedi, non aveva segretari di partito, non aveva sponsor, non aveva circoli, e quindi dava quel supporto lì in ogni momento. In più c'erano i momenti, quelli che diventavano più importanti a livello mediatico, che erano quelli delle scelte, delle votazioni su varie tematiche. Volevo chiederti, appunto, a distanza così di alcuni anni, secondo te cosa, diciamo, le due domande, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato? Eh, Allora, io ho il rammarico di non aver visto la piattaforma in funzione con Gianroberto Casaleggio in vita, perché l'autorevolezza della persona che aveva ideato fondamentalmente il Movimento 5 Stelle
e la sua modalità di azione, che non poteva prescindere dalla partecipazione diretta dei cittadini, era fondamentale per garantire una linea, una visione e un'alta percentuale di condivisione all'interno del movimento delle scelte che venivano prese. Cioè era una persona talmente autorevole, talmente riconosciuta, talmente colta, che aveva dal 2005, quando nascono i meetup, fino ad arrivare al 2016, quando purtroppo ci ha lasciato, aveva avuto un ruolo fondamentale, aveva costruito un percorso che si basava molto sulla sua credibilità e la sua forza nei confronti degli iscritti, degli eletti, la sua presenza. Quindi quando mi dici cosa non ha funzionato, Rousseau va in funzione, diventa di supporto per una forza che poi 2 anni dopo va al governo, in un momento in cui all'interno del Movimento 5 Stelle c'erano già varie sommosse e discussioni, tensioni su molte tematiche eh, e un perimetro culturale, politico, di scelte, di visioni non ben definito. Quindi in questo contesto ci finisce dentro anche Rousseau, per cui a molti, anche parlamentari, non piaceva avere Rousseau, lo vivevano come una specie di controllo, non piaceva il doverlo finanziare, perché comunque non prendendo finanziamenti pubblici, non avendo sponsor privati, e anche la piattaforma viveva sulle spalle delle donazioni che facevano gli eletti, un po' spintaneamente, un po' spontaneamente, e che facevano gli iscritti. Quindi nel momento in cui manca la figura di Gian Roberto, queste fibrillazioni interne al movimento portavano anche ad avere delle discussioni su Rousseau, date semplicemente dal fatto di chi ha scelto che deve essere il tal senatore a fare il corso di e-learning su Rousseau per un particolare atto, per spiegare come funzionano i consigli comunali o regionali. E quindi se chiamano quelli e non chiamano me, io non pago, io non lo finanzio. Quindi questo è stato un po', secondo me, la fragilità maggiore, nel senso che non abbiamo avuto il sostegno interno che pensavamo di avere, perché per anni la rete, la partecipazione diretta dei cittadini, le proposte dei cittadini erano state il fulcro. Invece, soprattutto una volta arrivati al governo, questa cosa veniva vista da molti con fastidio, e non c'era più una voce autorevole che dicesse questa è la strada del movimento, e se si sposano i principi del movimento, questa è una delle prime cose da accettare. Invece la cosa che ha funzionato secondo me tantissimo è che è stato il primo grande esperimento internazionale in cui i cittadini, gli iscritti di una forza politica hanno veramente inciso su scelte fondamentali della forza politica, come decidere se partecipare o meno all'ingresso in alcuni governi che si sono creati. Quelli sono stati i voti più eclatanti, ma tutte le altre votazioni comunque erano sempre per prendere decisioni fondamentali per il movimento, che non le prendeva chiudendosi in una stanza con il segretario di partito, con quattro, come si dice sempre, il cerchio magico, 4 componenti del cerchio magico del segretario di partito, che decidono, avendo sentito un po' di referenti territoriali, quale strada prendere. No, lì si discuteva fisicamente in presenza e in rete sulla piattaforma, e poi si votava e si facevano esprimere gli iscritti. Qualcosa, a mio avviso, di straordinario, e che doveva essere assolutamente caldeggiato e sponsorizzato e sempre più utilizzato. Ehm,
i risultati erano evidenti perché l'iscritto si sentiva veramente responsabilizzato, si sentiva veramente ingaggiato. Io mi ricordo ancora i primi che fecero proposte di legge libere che poi mettemmo al voto. Mi ricordo la prima volta, mi sembra 98 proposte di legge che venivano da liberi cittadini. E mi ricordo il primo che poi incontrò i parlamentari alla Camera e al Senato e che vide depositato un disegno di legge di proposta che poi venne votato da- dal Parlamento, da Camera e Senato, dalle due Camere, e quasi non ci poteva credere. E il percorso era stato di scegliete fra queste 98 proposte quale devono avere la priorità, quale secondo voi è più importante. Ne rimasero 5, scegliete fra queste 5 quella che deve per prima, venne scelta quella per prima. ehm, E per me quei momenti lì erano esaltanti, era veramente il coronamento di un sogno mio, ma anche mi sentivo di tenere in vita il pensiero di Gian Roberto Casaleggio e di dimostrare che si poteva fare e che si poteva avere una forza politica davvero che faceva le liste, i candidati, che prendeva scelte politiche facendo votare gli iscritti. Cosa assolutamente rivoluzionaria e straordinaria. Che poi erano tanti, cioè nel senso, appunto mi ricordo che c'erano magari critiche perché si diceva che erano pochi magari rispetto a tutto l'elettorato, non so, dei 5 Stelle, però comunque erano un numero considerevole considerando eh, cioè che le piattaforme di partecipazione civica spesso si ritrovano ad avere Assolutamente. Cioè, no, io mi ricordo che si schermivano mediaticamente anche davanti a 95.000, 110.000 votanti, e che era una cosa incredibile. Diceva, comunque hanno criticato, diceva, ma il movimento ha 11 milioni di voti e hanno votato solo 110.000. E io dicevo, tutti gli altri partiti hanno 7-8 milioni di voti e hanno scelto in tre. Cioè, vogliamo mettere sul piatto 100.000 confronto a 3, mi sembra che comunque non si possa fare una critica indiscriminata. Pensate, ci sono 170.000 iscritti e su questa votazione hanno votato solo 54.000. Hanno votato quelli che conoscevano il tema e volevano votare e volevano incidere su quel tema specifico. Oppure le critiche, ci sono volute più di 2 ore per votare, quando per primi facevamo fare una votazione senza dover fare code, dove votavano 54.000 persone, molte provavano appena si apriva simultaneamente, le piattaforme un po' si ingolfavano, ma io dicevo a tutti, pensate ai siti che vendono biglietti per i concerti, che vanno, sì, vanno in blocco quando devono vendere 50.000 biglietti, che sono 50.000 biglietti uguali, mentre noi avevamo le divisioni territoriali, la scelta, quindi erano votazioni che moltiplicavano tantissimo la complessità della votazione, perché magari dovevi votare per le regionali, aprivi il voto quel giorno lì, erano su 6-7 regioni, ma dove c'erano le persone residenti nei vari comuni che dovevano entrare, dovevano poter votare solo per quella sezione, per quella circoscrizione, per l'area di residenza, che si potevano candidare solo nella loro area. Quindi un livello di complessità informatica, io non sono informatico, ma lo capisce chiunque, che era enorme. Eppure anche i siti di vendita di biglietti per la partita o per il concerto si bloccano quando c'è grande afflusso, ma sei comodamente seduto in ufficio o sul divano e ritenterai successivamente. Invece veniva presa questa come: pensate come stanno manipolando, ci sono volute più di 2 ore per riuscire a votare. E sinceramente mi facevano sorridere, mi faceva capire che un po' c'era malafede, ma molto c'era ingenuità e ignoranza, essendo i primi che utilizzavano questi mezzi, che li utilizzavano, capimmo che anche in buona fede c'erano molte persone attente, anche insomma proprio addetti ai lavori della politica e del giornalismo, che non ci capivano niente e che criticavano senza capire cosa stesse succedendo. certo. Stavo pensando, appunto, i 5 Stelle per Rousseau è stato, come dicevo, un primo grande esperimento anche proprio internazionale. Ehm,
Mi chiedo appunto, come dire, ai giorni nostri o che ne so, nei prossimi anni, se qualcuno ripetesse questo esperimento. Cioè, ho visto anche in giro ci sono stati, a volte vengono chiamati AI party, c'è stato in Danimarca, c'è quello in Giappone, in Brasile anche avevano fatto dei tentativi, in qualche modo, cioè molto diversi magari da quel Mhm. 5 Stelle Rousseau, però allo stesso tempo simili perché si appoggiavano magari a una piattaforma di partecipazione. Quindi mi stavo chiedendo se appunto adesso magari i tempi possano essere anche un po' più maturi. Secondo me, allora, dal punto di vista tecnico, tecnologico e di cultura generale sono molto più maturi. Dal punto di vista di volontà politica, non lo so. La dico così, nel senso che per me, che adesso ad esempio faccio parte del Partito Democratico, sarebbe fondamentale per un partito così strutturato, organizzato come il Partito Democratico utilizzare, io spingo molto internamente, spero prima o poi di riuscire a sfondare, avere una piattaforma con un utilizzo del genere. E ehm, con l'esperienza che ho fatto in questi 20 anni ormai, 21 anni, ehm, m- mi rendo conto che probabilmente al Movimento 5 Stelle di allora mancava una rete territoriale strutturata e quindi dei pesi, dei contrappesi e, come posso dire, una forza territoriale solida, che sarebbe stata molto importante per supportare la piattaforma. Viceversa, a un partito strutturato con circoli, sezioni, segretari, percorsi democratici per selezione del presidente di circolo, del segretario di quartiere, del segretario cittadino, del segretario provinciale, del segretario regionale, a mio avviso manca tantissimo una piattaforma. Bisognerebbe avere le due cose. Io penso che siano le due cose insieme l'obiettivo di una buona politica del 2030, diciamo. Perché tu hai bisogno di radicamento, hai bisogno di contatto fisico costante, hai bisogno di persone di fiducia, testate che abbiano dimostrato di saper reggere le pressioni, le tensioni, di saper vivere la complessità della politica, cosa che il movimento non aveva perché quasi tutti non avevano alcuna esperienza politica, la stragrande maggioranza delle persone che entravano, e quindi era molto difficile costruire queste reti al di là di incontri che si facevano sui territori, ma diciamo con uno spirito un po' più da brainstorming generale più che da partito organizzato. E, e invece vedere partiti strutturati, a mio avviso, avrebbero bisogno di momenti in cui la cittadinanza si sente così ingaggiata, parte di una comunità, ascoltata e votante. Quindi quel listino nazionale di 10 persone che bisogna mettere nella circoscrizione che poi andrà al voto, li ho scelti io, ho contribuito a sceglierli io. Quindi non sono stati decisi all'interno di una stanza con davvero la segreteria e un sindaco, ecco. Credo che si possa e si debba tendere lì per riconquistare anche un po' di astensionismo, di riportare al voto persone che oggi non votano più perché si sentono utili solo quando il partito ha bisogno e poi completamente inascoltati. Infatti, adesso pensando a questa cosa legata che dicevi legata al territorio, diverse volte mi sono chiesto, ehm, cioè appunto i cambiamenti tecnologici a cui stiamo assistendo possono anche far presagire che magari appunto il sistema sociale e politico possa avere dei cambiamenti, non so, nel futuro. E mi sono chiesto diverse volte, saranno, come dire, i partiti già esistenti che si adatteranno appunto dotandosi di piattaforme
o saranno partiti nuovi, come appunto poteva essere i 5 Stelle ormai quasi 15 anni fa, no? Sulla, c'è appunto questa cosa tra il nuovo che arriva un po' che rompe, oppure Sì, cioè non ti so dire, io spero che partiti importanti, radicati, strutturati, con grande storia, con perimetri culturali abbastanza definiti, scelgano scientemente di intraprendere anche un percorso di piattaforme a supporto. Non credo più in esperimenti nuovi, ehm, perché ho fatto 20 anni di esperienza e la politica è complessa. La politica è molto complessa, raccontarla come una cosa semplice dove, infatti anche quando veniva detto, ma far votare così su Rousseau, sulle piattaforme, votano persone che non sanno nulla di ciò che votano, mi faceva imbestialire, perché in realtà attraverso la piattaforma tu davi quelle informazioni che consentivano a persone di votare delle scelte che il partito andava a fare, quindi gli davi delle informazioni e poi loro andavano a votare, cosa che invece nei partiti che non usano piattaforme, direi in tutti i partiti italiani di oggi, compreso il Movimento 5 Stelle, fondamentalmente chiedi al tuo iscritto di votare quando ci sono le elezioni ufficiali, politiche, amministrative, ma non gli chiedi mai un altro tipo di partecipazione, non è mai ingaggiato in altri momenti, non è mai ascoltato e, e quindi, a mio avviso, laddove tu hai una struttura con circoli che fanno quel lavoro di informazione che noi facevamo solo con la piattaforma, o comunque soprattutto con la piattaforma, molto radicato, dargli la possibilità di esprimersi, ecco che è un voto ancora più consapevole, secondo me, ancora più importante. Ma non accettavo la derisione sul voto anche allora perché dicevo vorrei vedere nelle altre forze politiche chi non avrebbe voglia di esprimersi, di poter dire la propria su certe scelte, non so, la buona scuola di Renzi, ad esempio, mi viene in mente adesso, o altri provvedimenti che furono molto impattanti e su cui i partiti decisero senza ascoltare minimamente la propria base. Quindi sì, diteci che magari sta votando un po' di gente inconsapevole, ma non diteci che non sarebbe bello invece ascoltare anche i vostri iscritti sulle decisioni che prendete. certo. Ma infatti, mm, riflettevo in un'altra intervista con Tiago Pessotto. Eh, Lui appunto parlava dei budget, diciamo, cioè nel partecipatori budget, e diceva che ci sono tantissime, come dire, cose positive, ad esempio, non so, dove vengono effettuate, cioè dove le persone possono effettivamente decidere dove vengono spesi i soldi, si sentono più partecipi, allo stesso tempo diceva anche cose non di, non so, riduzione della mortalità infantile, diceva cose, come dire, molto anche importanti. Poi diceva, non so, i politici che attuano politiche di questo genere hanno, diciamo, più probabilità di essere rieletti perché appunto viene apprezzato dai cittadini. Ehm, Allo stesso tempo, però, non, non è una pratica così diffusa. Cioè, appunto, penso appunto a questo come le pratiche di partecipazione, diciamo, siano indubbiamente benefiche. Ma non stanno prendendo Stesso... piede Esattamente. Ehm, La mia la mia lettura è lettura è che che vertici dei partiti. Io ho visto come Conte ha deciso di liberarsi di Rousseau e l'ha fatto perché fondamentalmente sentiva intaccata la sua autonomia decisionale. Ma per me è una perdita, è un segno di debolezza.
Casaleggio era riconosciuto da tutti come il capo, fra virgolette, del movimento, come la mente, il visionario, il filosofo del movimento e quindi il punto di riferimento del movimento. Alcuni criticavano questa cosa, ma nessuno la metteva in dubbio, eppure faceva esprimere continuamente gli iscritti. Delle volte anche andando in minoranza, ma nel momento in cui tu hai una forza politica che fa un buon lavoro di informazione, che spiega le scelte che vorrebbe andare ad intraprendere, o fa scivoloni, non capendo che le persone sono troppo lontane da quella scelta, oppure trova il proprio popolo, la propria comunità agganciata su quell'obiettivo e la trova agganciata e partecipa, e quindi ingaggiata, quindi ancora più, più vogliosa di poi andarlo a raccontare in famiglia, con gli amici, sul lavoro e di spiegare perché quella scelta è stata presa, perché ho partecipato. Eh, io lo vedo come un esperimento straordinario che lo si è voluto accantonare a livello di Movimento 5 Stelle, ma a livello generale dei partiti nazionali, per voler comandare, insomma, per voler avere più mani libere all'interno del partito. E invece la mia esperienza diretta è che più tu coinvolgi, più fai sentire le persone parte di qualcosa, veramente, per dire, anche semplicemente un video al semplice cittadino, non consigliere, non senatore, non ministro, che fa un video che è una denuncia, che è una provocazione, che è un suggerimento, che è un'inchiesta, che va prima sul blog di Grillo, poi sulla piattaforma e-learning o sharing, quindi viene lanciata sulla piattaforma come guardate cosa ha fatto questo signor Mario Rossi, questa signora Giorgia Bianchi, e ve la consigliamo a tutti, quella persona lì dice: Ma io sono finito lì veramente? Senza dover fare un percorso di leccapiedi, senza dover scalare il partito da consigliere di quartiere, da saletta, eh? Veramente mi stanno dando questa importanza? Allora prima di tutto mi impegno ancora di più, perché voglio essere più bravo la prossima volta che propongo qualcosa, ma poi creo negli altri una voglia di emulazione, di fare la stessa cosa, di proporre qualcosa di efficace, di essere visibile, per essere visibile, per essere ascoltato. Questo era un processo veramente che come una pallina di neve diventava una valanga e portava una marea di persone a sentirsi rappresentate, ingaggiate dal Movimento 5 Stelle. Anche se avevi voce molto diversa al suo interno. Io sono uno che politicamente, lasciando parte della piattaforma, ho sostenuto per anni, fino a quando sono uscito, che soprattutto poi quando è cresciuta molto la destra in Italia, che bisognasse definire un perimetro culturale di riferimento con più nettezza per non essere in balia di tensioni interne troppo forti, con persone che al tuo interno andavano dall'estrema destra all'estrema sinistra, quindi a parte dire reddito di cittadinanza, anticorruzione, dove più o meno tenevi insieme tutti, sulle altre tematiche avevi troppe divisioni e quindi per me stringere, probabilmente asciugare il bacino elettorale, ma avere un perimetro culturale più definito ci avrebbe consentito anche di essere più efficaci con la piattaforma, perché avresti avuto un perimetro culturale più omogeneo e meno tensioni e meno scossoni, e per me la piattaforma sarebbe stata ancora più utile. E riflettevo appunto su questa tensione, mh, appunto da una parte chi magari ha il potere politico, appunto magari, cioè se si usano delle piattaforme per la partecipazione, in parte uno sta anche cedendo il potere di alcune scelte alla cittadinanza. Ehm, Mi chiedo come risolvere questa tensione, ehm,
se sia possibile, se effettivamente magari c'è semplicemente bisogno, come dire, un cambio generazionale. Penso a quello che dicevi prima, non so, che magari, cioè che poi come dire, è risultato anche nel corso delle altre puntate del podcast, che non sempre, come dire, la classe politica è aggiornata sui diversi sistemi legati alla partecipazione, quindi magari non riescono anche proprio ad immaginarsi una soluzione diversa da quella Vero, attuale. vero quello Vero che quello che dici, dici? secondo me, perché l'ho sentita cambiare dentro di me questa cosa che ti sto per dire. Ehm, è anche importante fare dei passaggi intermedi. Mi spiego. La critica al Movimento 5 Stelle è una persona è diventata senatore con 100 click, senza alcuna esperienza, perché aveva creato una rete d'amici, perché aveva fatto iscrivere i parenti. Critica corretta, perché in alcuni casi effettivamente è successo così, quindi avevi davanti, cioè avevi uno accanto all'altro una persona stra appassionata di politica, sempre molto attiva, presente in tutti gli incontri fisici, presenti negli incontri online, grande studioso, qualità dialettiche eccellenti, che veniva scelto perché la piattaforma lo faceva emergere, quindi veniva votato perché è di grande livello, accanto magari la persona che non aveva nessuna particolare dote, nessun particolare preso, magari era disoccupato e aveva fatto iscrivere 100 amici per farsi votare. E allora, da quell'esperienza lì, secondo me, un partito strutturato potrebbe dire: bene, i segretari devono fare un listino di 11 persone per la lista di Bologna per le elezioni al Parlamento. La circoscrizione di Bologna sono 11, non so, il listino regionale sono 11. Bene, la segreteria di partito si riunisce e seleziona fra persone non improvvisate, non con l'iscrizione di 100 amici, ma conosciute sul territorio, seleziona 50 persone che vengono messe in votazione. Infatti con Gianroberto parlavamo molto di questa cosa prima che se ne andasse. Vengono poi queste 50 persone messe al voto della rete che seleziona le 11 che vanno nel listino, che poi vengono votate dal voto con preferenza di chi deve votare il consiglio regionale. E così anche per magari certe proposte politiche. Eh, perché accetti le proposte da qualcuno che di quella materia non è al corrente quanto l'ingegnere che si occupa di quel tema? Bene, allora scelgo 10 ingegneri, 3 filosofi, 2 intellettuali che si sono occupati di quel tema palesemente, oggettivamente se ne sono occupati con punti di vista diversi e metto in votazione le idee che hanno proposto queste 10 persone, 15 persone e la comunità, gli iscritti scelgono quale di quelle 15 proposte è quella più efficace o che la comunità di quella forza politica vuole portare avanti. Secondo me è nei passaggi intermedi che si poteva trovare molta più forza, molta più solidità. Quindi l'esperimento è stato straordinario, ma effettivamente era il primo e aveva delle fragilità, ma resta a mio avviso un esperimento incredibile, incredibile di cui sono straorgoglioso di averne fatto parte e mi dispiace che non si sia lavorato, che a un certo punto non si sia più voluto ragionare su come farlo andare avanti e migliorarlo, ecco, perché c'erano tutte le possibilità di farlo. Ah, certo. Ma poi penso Quindi sia... scusa, chiudo questo Vai, vai. ragionamento. Lo facevo già un po' all'inizio della nostra chiacchierata. Per me, per essere efficaci, non può esistere una piattaforma senza partito strutturato e radicato e non può più andare avanti un partito strutturato e radicato senza l'aiuto di una piattaforma. Perché per me alla fine finisce per come sono oggi i partiti, tutti i partiti finiscono per parlare fondamentalmente solo alle stesse persone
ehm, e non fan sentire parte di una comunità i loro iscritti. Cioè diventa una dinamica per cui molto spesso mi iscrivo e partecipo perché spero di essere eletto. Invece la forza straordinaria e positiva è quella di partecipo perché mi sento più forte, mi sento nel giusto, mi sento bene, mi sento meno solo facendo parte di questa comunità e sono fiero di farne parte, ma non mi interessa essere eletto da nessuna parte, o magari sì, ma lo scoprirò cammin facendo, non è il mio obiettivo. Invece rischi un po' che nei circoli delle forze politiche e nei vari incontri ci siano persone con un chiaro obiettivo anche di carriera personale. Stavo pensando appunto all'importanza di sperimentare, proprio perché appunto c'è questo cambio tecnologico che è velocissimo. Appunto anche la persona che più si aggiorna fa fatica a stare al passo con tutte le novità. Eh, e penso che poi in qualche modo sia anche un cambio che sia appunto se si sta al passo con questi, da una parte aggiornamenti tecnologici e quindi comprendere anche come utilizzarli appunto per far partecipare le persone, ehm, come dire, può essere anche una sorta di quasi di cambio di paradigma. Adesso c'è appunto ci sono o i due partiti o a volte i tre partiti come sistema, mentre lì magari si potrebbe parlare più di magari o delle singole questioni o appunto come eh, Sì, cioè io faccio un programma, no, io partito faccio un programma, che sia per le amministrative in comune, regionali o per le elezioni politiche nazionali. Faccio un programma, faccio la campagna elettorale con quei punti, prendo il voto, bene. Nella vita, mondiale, europea, nazionale, regionale, comunale, nella realtà, nella concretezza della quotidianità, ci sono 1000 eventi che esulano da quello che era il tuo programma e chiunque sia amministratore o consigliere parlamentare di opposizione deve prendere delle decisioni su cose che non erano nel suo programma o che magari erano nel suo programma, ma delle contingenze impreviste, imprevedibili come un'alluvione, un terremoto, una guerra, una pandemia, possono mettere in discussione. Perché non, a quel punto non chiedo alla mia comunità che cosa pensa? Per me era lì lo spirito rivoluzionario ed è tuttora lì, perché il programma non basta. Io sento sempre più spesso: "Abbiamo fatto questa cosa così perché era nel nostro programma". Ma nel tuo programma non c'era scritto che ci sarebbe stata una pandemia. Nel tuo programma non c'era scritto che ci sarebbe stata una guerra, che ci sarebbero stati dei dazi. Quindi, siccome avevi nel programma, ma oggi ci sono stati dei dazi, c'è una guerra o c'è una pandemia o c'è stata l'alluvione, quindi il tuo bilancio regionale, il tuo bilancio comunale, il tuo bilancio nazionale è cambiato. La pensi allo stesso modo? È più importante un'altra cosa? Cosa pensano i cittadini? Cosa pensano i cittadini della tua forza politica? Che tu non stai più ascoltando e gli chiedi qualcosa di fideistico, vabbè, l'ho eletto e mi fido di lui, ma non sai più se i tuoi elettori, i tuoi iscritti ti stanno seguendo in quella scelta che stai prendendo in quel momento lì, perché quella non era nel programma, o comunque non era nel programma con gli imprevisti che si son verificati e che i cittadini stanno subendo. E quindi io sogno un mondo in cui si torna a fare questo lavoro, perché, ehm, attenzione, ecco, anche qui con i 20 anni fa di esperienza, non voglio che questo mio ragionamento, vada contro i corpi intermedi. Io con l'esperienza che ho fatto non son più com'ero 20 anni fa per
Sono solo portavoce, non servono i partiti, non servono i sindacati, non servono le associazioni, non servono corpi intermedi, non lo dico più, perché ho conosciuto la complessità, la fatica e quindi servono persone che studino, che siano rette, che si dimostrino oneste, credibili, anche davanti a un errore, che ci mettano la faccia e che facciano questo sacrificio che è complessissimo. Tutto fuorché facile, qualunque cittadino può far politica, io non lo penso più. Qualunque cittadino appassionato e che ha voglia di studiare, di impegnarsi, di soffrire, di vivere tensioni, di capire le proprie lacune, di cercare di colmarle, può farla. Non qualsiasi cittadino può farla. Ehm, Però in questo percorso qui le persone che sono dentro hanno il dovere di cercare di informare le persone che sono fuori e di consultarle man mano che si prendono decisioni, perché il cittadino può magari non essere esperto di una legge, delle ricadute specifiche di quella legge, ma sa che gli hanno tolto 100 euro in busta per qualche motivo o che non avrà un servizio ospedaliero pubblico, ma che lo dovrà pagare perché qualcosa è cambiato. E vorrebbe poter dire che non gli va bene, che gli stai complicando l'esistenza, mentre magari stai finanziando una sanità privata che richiede assicurazioni. Adesso ecco, questo è uno dei tanti esempi che potrei fare. No, certo. Stavo pensando a questa cosa della... vabbè, sì, sempre la partecipazione, come dire, è il punto. Ehm, che quando uno magari... cioè, a volte è come dire... è come se ci fosse una sorta di sentimento di impotenza diffuso, cioè del tipo... Vabbè, a parte che ne so, non votare, se voto o non Esatto, voto, tanto che differenza non fa, ma cambia niente. pure, ma proprio a volte anche che ne so, ci sono delle cose che magari uno vede un problema nel quartiere o un altro, che uno potrebbe mandare, non so, una mail all'assessore o segnalarlo a una certa associazione o fare qualcosa, però da una parte proprio non so se ci sia appunto, non lo faccio perché tanto non cambia niente, oppure perché magari uno non sa nemmeno di poterlo fare. Mh. Spesso magari anche così. E allora appunto riflettevo su come magari anche piattaforme di partecipazione possano in qualche modo far sentire che i cittadini hanno un potere, che può essere anche semplicemente mandare una mail o segnalare una cosa. Ehm, È assolutamente Assolutamente così. I e- cittadini hanno e hanno molto più molto più potere di potere quello di che più che pensano di pensano di avere, avere, perché non si uniscono per farlo valere. E se nel dopoguerra e fino agli anni '80 si univano dalle università alle fabbriche, ai circoli di partito, ai sindacati per incidere, da un certo punto in poi questa cosa si è indebolita, si è annacquata e ha perso valore e ha perso forza. Quindi secondo me gli strumenti informatici servirebbero proprio invece per ridare questa forza qua e riportare anche persone al voto. Io credo che in quel momento in cui il Movimento 5 Stelle prende 11 milioni di voti, li prende sì per l'onda di popolo di quel periodo lì, che forse avrebbero intercettato anni dopo le sardine, per dire, e in Italia c'era il momento favorevole, quindi non è stato solo merito nostro, di Grillo e Casaleggio, di tutti noi. Eravamo anche al posto giusto, al momento giusto, c'è una componente di caso e di fortuna che ci ha giocato a favore, per quanto abbiamo fatto in molti sacrifici e, e ci abbiamo messo grande impegno. Ehm, Però a mio avviso far fallire quell'utilizzo della smettere di usare le piattaforme da parte di quella forza politica lì che aveva portato 11 milioni di persone al voto che forse non avrebbero votato già allora, è una dura è un duro colpo
per chi stava facendo da anni ragionamenti su basta, non voto più e basta, non vengo più ascoltato e basta, mi chiamano solo quando devo andare alla cena di Fratelli d'Italia o alla festa dell'unità del PD. Era molto importante a mio avviso e spero che prima o poi qualcuno riabbracci o comunque inizi a accettarlo anche in maniera non così incisiva, non così impattante come lo usavamo noi, ma eh, degli esperimenti, delle piccole prove anche interne su piccole scelte e valuti le ricadute. Ecco, io internamente al partito pungolo molto su questo, per dire anche nei circoli qui di Bologna stiamo facendo su mia spinta dei questionari. Facciamo, facciamo compilare dei questionari ai cittadini su varie tematiche per avere il sentiment davanti a scelte dell'amministrazione, davanti a scelte impattanti sulla cittadinanza, che ti danno un report di sì, questo ci ha messo in difficoltà, questo ci piace molto, questo ci ha messo in difficoltà, ma ci crediamo molto. È il caso, ad esempio, dei cantieri del tram che sono adesso a Bologna e tu li ascolti e ti danno un feedback su come ti stai muovendo, perché poi magari ti votano lo stesso anche se hanno mal di pancia, ma se ti votano invece con gioia, il lavoro che fanno anche di divulgazione di quello che stai facendo è molto più positivo. Eh, quindi io credo che si debba assolutamente ritentare. Adesso le destre stanno utilizzando molto i sistemi informatici e la rete per fare un controllo dei social e delle politiche e dei messaggi. E quindi è tutto il contrario, si sta utilizzando la rete in maniera, ehm, come posso dire, oppressiva e oscurante. Quindi facendo un lavoro strutturato, costoso per schiacciare e per convincere di andare in una direzione. Invece la rete deve essere, a mio avviso, qualcuno deve iniziare ad utilizzarla per aprire. Potrei fare il raffronto con le radio libere. Nascono le radio libere negli anni 70 ed è la musica, la più grande, il momento di più grande espansione di musica dal 65 agli anni 80, primi anni 90, di musica libera, di voci libere che divulgano informazioni, conoscenze, fanno arrivare cose nuove che piacciono. Poi vengono studiate le radio libere, entrano gli sponsor, entra la K, entra la multinazionale, entra l'oppressione e la radio libera diventa invece una radio che dà messaggi di mercato costruiti e opprimenti, o comunque che portano in una direzione gli investimenti sia musicali, ma anche poi di acquisti di materiali, beni primari dati dalle pubblicità e dagli investimenti dei colossi. E quindi la radio libera fallisce. Ah. E in questo momento stiamo rischiando invece di perderla, di averla in mano ai NASCO, ai partiti organizzati che la usano per opprimere. La dico Ma netta. ti faccio un'ultimissima domanda, anche se prima in parte hai risposto. Sai qualche, come dire, ci sono persone che magari stanno facendo prototipi, stanno sviluppando tool appunto per la partecipazione, se stanno impegnando su questo, se è un piccolo messaggio per loro. No, tantissimi, tantissimi. Noi adesso veniamo anche proprio in Emilia-Romagna, abbiamo fatto la giornata della partecipazione, gremita come non mai, anche perché insomma siamo qui in diversi nella regione Emilia-Romagna che ci crediamo e spingiamo molto questo tema. Ehm, il mio suggerimento è che uniscano i flussi, che uniscano gli sforzi, perché il messaggio deve arrivare a chi è in posizione di potere, di comando, sia a livello
governativo che dei singoli partiti, perché se no avremo elezioni con il 30% degli aventi diritto che va a votare e quella non è più democrazia e quella non è più partecipazione. Ehm, Noi abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno. È chiaro che ogni azienda, ogni associazione, ogni startup cerca di dire il mio prodotto è migliore di tutti gli altri, prendete il mio, comprate il mio, gli altri fanno schifo. In questo non si aiutano tanto, però lo capisco, è la legge del mercato e della sopravvivenza. Però a mio avviso abbiamo bisogno di momenti in cui invece si è tutti insieme, come è stato qui della giornata della partecipazione, ma quello è un giorno, dove si è tutti insieme per dire ai politici, o capite che dovete abbassare la cresta e aprire proprio con generosità, aprire il cuore e ascoltare i cittadini, oppure siete condannati a essere eletti da persone che non vi ascoltano più e che quindi non vi seguiranno più. Quindi attenzione, rischio poi non così lontano, scontri, tensioni di strada, tensioni sociali, eh, esagero, ma forse non esagero, lotte civili. Se tu abbandoni, ti allontani, ti chiudi, in momenti dove invece puoi aprire e condividere, o ancor peggio, se opprimi con messaggi dati da grandi colossi multinazionali, miliardari che impongono un unico messaggio, conseguenza di solito è non economia distribuita, tensione, caos, non benessere. Sì. Non so se adesso devi. No, No, dimmi, 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 ancora qualche fai minuto. qualche minuto. No, stavo pensando c'era questo, diciamo, paper di Agentic State su cui hanno lavorato appunto anche Pessotto e un altro ragazzo intervistato sul podcast, Simone Mario Parazzoli, dove appunto si diceva, vabbè, tante cose, però su come dire, il mondo sia diventato estremamente veloce, nel senso questa è la sensazione che abbiamo quando usiamo i vari servizi, internet, eccetera, mentre lo Stato in qualche modo questa velocità ancora non l'ha raggiunta, in qualche modo forse si dovrebbe riadattare, se no perde anche, come dire, ehm, di competitività. Cioè nel senso che uno dice a questo punto usa un servizio privato anziché lo Stato, praticamente. Assolutamente sì, e in questo da amministratore, che ormai lo faccio da tanti anni, purtroppo è vero che la burocrazia, i regolamenti, adesso non voglio toccare il tema garante della privacy perché è molto caldo in questo momento, però non aiutano tutti questi regolamenti, che è chiaro da un lato è attenzione, però dall'altro imponi alle istituzioni 1000 cavilli, 1000 regolamenti che li ingessano, mentre allo stesso tempo il cittadino regala tutti i suoi dati, tutti i suoi spostamenti, tutte le sue scelte ogni giorno a privati che poi quei dati li utilizzano. Allora perché non li deve usare un comune non li può usare un comune per migliorare dei servizi, fare economia e a quel punto avere più risorse per la disabilità o chi è in difficoltà o migliorare il trasporto pubblico o una regione migliorare la sanità utilizzando dati di cui è in possesso ma che non può aggregare, non può analizzare, non può utilizzare per fare politica, quando invece me li usano piattaforme per poi mandarmi la pubblicità di cosa comprare, di dove andare a mangiare il panino o di che video guardare sui social. Questa secondo me è una sfida che se ci fossero persone illuminate in questo momento al governo, ma anche se ci fosse un Ministero dell'Innovazione, già sarebbe un passo avanti. Nel 2026 l'Italia non ha un Ministero dell'Innovazione tecnologica e se ci fossero persone illuminate in questo momento sarebbe ultra necessario fare. E aggiungo che se ci fossero persone illuminate nei luoghi di comando a parlare di innovazione in questo momento o nei governi, si parlerebbe di come investire su raccolte qualificate di dati aggiornate e sulla loro analisi corretta
e non solo di algoritmi, intelligenza artificiale, supercomputer, perché, come dico da anni, il supercomputer, l'algoritmo è il robot da cucina che ti fa migliaia di operazioni in poco tempo, miliardi di operazioni in poco tempo, ma se il frigo è vuoto, gli ingredienti sono scaduti, le uova sono scadute, il burro l'hai messo al posto del formaggio, il robot da cucina fa solo delle schifezze e ti dà delle risposte sbagliate. E quindi poi attacchi il robot da cucina, ma non è il robot da cucina che ha sbagliato, è come tu hai riempito il frigo, è come tu hai raccolto i dati. E su questo c'è un'ignoranza italiana di grande livello, secondo me. Fantastico. No, scherzo, cioè, comunque, grazie mille, davvero, Grazie a è te, stato un piacere. per me davvero.